Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Grifo Gamer con Stefano a giocare su Star Rapture. Nell'ultima puntata, qui dalla spianata, ora si vede male perché c'è appena stata l'eruzione, da questi 6 giacimenti di titanio che ci davano 660 minerali al minuto, ci siamo andati a fare un bel complessino del titanio e dei statori che ci produce 180 statori al minuto più un botto di titanium sheet e titanium beam con il titanio che ci avanzava dalla produzione dei 180 statori. Tutto questo ci serve per andare a fare le turbine, ma ci manca ancora un ingrediente per andare a fare le turbine ed è quello che andremo a fare oggi, cioè gli impeller che si producono nella Mega Press con questa ricetta qua. Da 2 titanium rod, 2 titanium sheet, un wolfram plate e uno stabilizer otteniamo un impeller ogni 4 secondi. I stabilizer li produciamo nel complesso dei stabilizzatori e ne produciamo un botto al minuto, se non mi ricordo male erano 480. I Wolfram Plate li produciamo qua e anche qui, se non mi ricordo male, stavamo su numeri importanti tipo 300, 360, qualcosa del genere. Ognuno me ne fa 150, ce ne ho 3, quindi 450 Wolfram Plate, quindi non ho un problema. Quelli dove siamo un attimino carenti sono le hit resistant sheet. Le titanium rod le facciamo dove facciamo i stabilizer, anche se c'è un anche se, e ora vi faccio capire. Le hit resistant sheet è quelle dove onestamente siamo molto latenti, praticamente non ce n'avevamo niente perché quelle che produciamo, le stiamo già utilizzando sia per fare le synthetic silicon sia per fare qualcos'altro che adesso onestamente mi sfugge e quindi è come se non ce l'abbiamo, ma mi sono spostato in cima alla collinetta che sovrasta la spianata, ma dall'altra parte di questa collinetta noi abbiamo 2 giacimenti di elio, 3. Uno lo stiamo usando per fare i chemicals, gli altri 2 sono liberi, quindi abbiamo a disposizione 480 di elio. Elio che ci serve per fare il vetro, che ci serve per fare le hit resistant sheet. Laggiù vedete un altro cappellotto perché qui dietro io ho 4 giacimenti di titanio. Intanto raccogliamo sta robetta. Ho 4 giacimenti di titanio che altrimenti isolerei completamente andandomi a costruire il resto del complesso su questa spianata. Quindi invece che usare le titanium rod che già facciamo, questi 2 me li tengo perché qui dietro abbiamo dello zolfo, abbiamo altra roba e eventualmente, essendo anche 2 giacimenti importanti, quello più alto puro, questo di qua normale, me li tengo buono per andare dietro. Lì ho 2 giacimenti, uno normale e uno impuro, sono più che sufficienti per fare le titanium rod che ci serviranno in questo complessino. Quindi da quel titanio faremo le titanium rod. Con questo elio e con la calcium powder che ci portiamo con i cargo receiver faremo il vetro per andare a fare l'hit resistant sheet e il resto mi porto tutto con ancora i cargo receiver e in questa zona qua e che do coglioni e in questa zona qua ci andremo a fare il complessino che ci fa gli impeller. E come è composto il nostro complessino per fare gli impeller? Allora, noi abbiamo 180 titanio a disposizione in quei 2 giacimenti lì su. Mi alimenteranno 3 smelter che mi produrranno 180 titanium bar al minuto, che a loro volta mi alimentano 3 fabricator di livello 2 per produrmi 360 titanium rod al minuto. Ne utilizzerò soltanto una parte, quindi riuscirò a mettere da parte anche un po' di titanium rod. 240 di elio più 2 cargo receiver che mi portano della calcium powder da un giacimento vicino alla base iniziale, dopo vi dirò dove l'ho realizzato, mi alimentano 10 fornaci di livello 1 per produrmi 200 vetro al minuto. I 200 vetro al minuto, 180 Wolfram Plate che ci prendiamo dal giacimento qui dal complessino qui del Wolfram
e 300 titanium sheet, che sono proprio quelle che produco dall'ultimo complesso del titanio che abbiamo fatto qui sotto al drone, mi alimentano 12 fornaci di livello 1 che mi producono 180 hit resistant sheet al minuto, 180 titanium rod che produciamo lì, le 180 hit resistant sheet al minuto, 90 wolfram plate prese ancora dal complessino e 90 stabilizer che mi porto con il cargo receiver mi alimentano 6 mega press che mi producono 90 impeller al minuto. Come vedete, più andiamo avanti, più le ricette sono esigenti, più una montagna di risorse serve per fare sempre meno risorse successive. 90 impeller, io pensavo chissà quante, oddio scusate, chissà quante ormai ne vado a fare. Ah, e vi domanderete magari, Mando cazzo l'ha trovati 800 scusate, Mando cazzo l'ha trovato 800 calcium powder al minuto. Allora, intanto, una precisazione, non due. Nella scorsa puntata ho detto che questi qua trasportano, o i cargo receiver ricevono, 200, faccio il conto che ricevano 200 unità al minuto di prodotto, di risorse, di prodotti, insomma quello che vi pare. Ho detto un'imprecisazione, in realtà da quello che ho potuto vedere io non è che trasportano 200 unità, loro riescono in un minuto a trasportarvi due pacchetti di risorse. 20 secondi li impiega per spedirli, 10 secondi li impiega circa per caricarli. In tutto 30 secondi vi invia, quindi vi invia o vi riceve due pacchetti al minuto. Ora la maggior parte delle risorse, come potete vedere, sono stoccati in pacchetti da 100. Vistatori, Late Resistant Sheet, scusate, Titanium Sheet, sono pacchetti da 100 al minuto, quindi viene da sé che mi era venuto di dire 200 unità al minuto, in realtà sono due pacchetti. Le munizioni, ad esempio, viaggiano a pacchetti da 300, quindi lì ve ne trasporterà 600. La zozzeria che ho riprodotto per portarmi le basic building material viaggiano a pacchetti da 1000, quindi in questo caso vi trasporterà 1000 unità al minuto, che poi voi non avete la capacità di riuscirli al momento ancora a svuotare alla svelta, perché abbiamo massimo binari che trasportano 480 unità al minuto e un altro paio di maniche, però in realtà lui comunque ha il potenziale per trasportarvi due pacchetti di risorse al minuto. Questa è una precisazione che ci tenevo a fare. 800 calcium powder io ce l'ho. Questa è la base iniziale. Questa è la navicella dove siamo arrivati. Questa è la base iniziale che al momento ci fa le basic building material, le intermediate building material e tutte le munizioni, se vi ricordate. Qua giù noi abbiamo questo complessino del calcare che inizialmente ci abbiamo fatto. Non ho sfruttato questo, per farci le ceramiche in questo slottino qua, se vi ricordate, proprio tra i primissimi video. Questi due erano liberi. Io ho sfruttato al massimo questi due giacimenti qua per metterci 4 fornaci di livello 2 che mi producono ognuna 200 calcium powder al minuto, e con 4 cargo di dispatcher li ho messi a disposizione del mondo, quindi ho a disposizione 800 calcium powder al minuto, sfruttandoli nel modo opportuno. Allora, mi voglio spostare questo base core perché me l'ero posizionato un po' al volo per vedere quanto facevano questi giacimenti qua, ma messo qua è un po' sprecato. Allora, se te mettessi tipo qua, no? Ok, giacimento lo copro preciso preciso. E me va a sovrappone, in teoria, in modo perfetto per coprirmi tutta la spianata. Cioè, in modo perfetto insieme agli altri per coprirmi tutta la spianata. Via, sì, qua me va bene. Me dovrebbe coprire insieme a tutti gli altri tutta la spianata senza problemi. Perfetto.
Ok, e questo è il complessino che ci andrà a produrre le 360 titanium rod. 180 le utilizzeremo per fare gli impeller, altre 180 li metto a disposizione del resto del mondo, insomma delle altre produzioni, con questo cargo di Spacer che mi prendi con priorità bassa. Giustamente hanno dato le ricette. Allora, titanium bar, titanium bar, titanium bar, e fai le titanium rod. Grazie, troppo gentili. Le titanium rod, fornitura, dai, 180 titanium rod, confermo. Ok, e questo di qui mi metterà a disposizione i 180 che mi avanzeranno. E le titanium rod l'abbiamo sistemate. Ok, ma andiamoci a fare il vetro, che è quello un pochino più arzigogulato. Ok, questa è la strisciata delle 10 fornaci che ci producono i 200 di vetro per fare le hit resistant sheet. Ho alimentato queste, mi porteranno la calcium powder. Richiesta calcium powder glass 1. Richiesta calcium powder glass 2. Ok. Li settiamo dopo, se no ho paura che... Vabbè, finché non c'è corrente. Me li prendi qua. E tu dal 2. Perfetto. Ora dobbiamo portare l'elio. Purtroppo non riesco a usare soltanto uno dei giacimenti. Ero partito per usare entrambi, onestamente. Però poi rimanevo corto con le titanium sheet. Ne sarebbero servite 720. Se raddoppiavo tutto. Che l'idea iniziale era questo raddoppiato. Beh, un giacimento rimarrà al momento non sfruttato. Ma niente, mi vieta in futuro di andarlo a sfruttare magari in quell'angolino lì per farmi dell'altro vetro con la calcium powder che mi avanza, eh. Vedremo quello che ci servirà. No, devo usare te? Vai, mi fa mettere un altro cappellotto. Così? No, bugia. Così. Visto che ce l'ho, usi binario livello 3 almeno. Ma guardate laggiù, mi stanno a rompere i coglioni. Ah, mo cavo la cintura, eh. Ah, mo cavo la cintura. Ho piazzato delle torrette. Non ho fatto in tempo ancora a piazzarle qua. Oh. È finito di rompe il cazzo. Ma guarda te. Disinfettato. Ho piazzato un po' di torrette intorno al base core. Non l'ho piazzate ancora qua. Mi tocca ripiazzarle qua. Una qui. Ecco, è saltata la corrente. E una qui. Ok. E dopo questo arzigobulato giro, l'elio passa davanti al Wolfram, al complesso del Wolfram. Qui già mi sono posizionato il connettore per le Wolfram Plate. Fa questo giro, arriva qua. E poi farò il collegamento ultimo successivamente. Allora, qui abbiamo il vetro. Abbiamo 200 vetro che entreranno in 12 fornaci di livello 1 per le hit resistant sheet insieme alle Wolfram Plate. Mannaggia il salvataggio. Oh,
ecco, insieme alle Wolfram Plate e alle Titanium Sheet che abbiamo lì sopra. Mm, mm. Quindi mi servono 4 spazi per poter piazzare le fornaci qui davanti. Le piazzo qua. Fornaci. Anche le fornaci di livello 2 farebbero il vetro. Problema che vogliono la goetite ingot. E al momento non abbiamo ancora fatto le turbine per sbloccarci i laser drill. Allora, questo dovrebbe essere il centro circa. Sì, queste sono le due centrali. Ok. 4 spazi. Questa mi deve essere così. Bloccami l'altezza. 1, 2, 3, 4. Ok. Piazzo le restanti e ci rivediamo. Ok, creato il mega bus delle risorse. Sulla prima linea ho già collegato il vetro per le hit resistant sheet. Ora dobbiamo portare le titanium sheet da lì e i wolfram plate da di là. Allora, infatti i collegamenti delle prime due, il bus principale non l'ho creato ancora. Allora, le wolfram plate poi ci serviranno anche davanti. Ma sì, è uguale, dai. Qui però devo fare una modifica. Con i potenti mezzi del video editing ho cambiato idea. Non mi prendo più le titanium sheet che facciamo nel complesso del sì, nel complesso del titanio, non del tungsteno. Che in realtà il Wolfram, se andate a cercare, è il tungsteno. Quindi mi sono un attimo confuso. Nel complesso del titanio. E perché non prendo quelle lì? Perché sono in bilanciamento perfetto con le Titanium Beam nel caso in cui mi dovessero servire, e già mi parso dove visto che mi serviranno, le Titanium Housing da qualche altra parte, quindi sono in un numero perfetto, sono bilanciati perfettamente. Quindi non sono voluto andare a rompere i coglioni a quel perfetto bilanciamento lì. Questo qui era da 120, due smelter, due fabbricatori di livello 2 e altri 360 titanium sheet fatti al volo. Allora, qua. E beh. Tu me ne fai 180. Tu me ne fai 180. Binario livello 3. E ci portiamo giù le titanium sheet. Fresche, fresche, fatte come la pasta all'uovo. Fresca, fresca. Finché poi tiramelo su. Sì, dai così. Mi accosti le titanium sheet circa qua. E me le colleghi. Allora, una cosa prima, dritto per dritto così. Sono alla stessa altezza? No. Così. E di qui. Quindi la seconda linea sono le titanium sheet. Quindi la seconda linea anche abbiamo fatto, quindi posso dare già il verso alla terza linea, perché qui sicuramente saranno le wolfram plate che vengono dalla destra rispetto al complesso.
Ecco qua. Mettiamo un po' di pavimenti. Quindi la prima linea ci fa il vetro, la seconda linea ci fa le hit resistent sheet e ora ci abbiamo rimasto da mettere le mega press per fare gli impeller. Allora, ho bisogno di uno spazio per raccogliere tutte le hit resistant sheet più 4 spazi per i 4 ingredienti delle mega press. Mi blocchi l'altezza, ha uno spazio per raccogliere più 1, 2, 3 e 4. In teoria sono 5 spazi. Ok. Il centro del complesso è un quadratino più a sinistra. Così. Quindi ne andranno 3 di qua. E beh, e 3 di qua. Niente, mi sa che bisogna upgradare anche sto base core. Guardate quanto siamo fuori. Ok, create le mega press con le 4 linee delle risorse. Ah, qui abbiamo l'hit resistant sheet, che io per non saperne legge ne scrive. Le alzo prima di 2 e poi mi fanno l'ultimo saltino. A posto. E la linea più alta ci mettiamo l'hit resistant sheet, quindi me la fai di quest'altro verso. Visto che le Wolfram Plate da quest'altra parte sono la linea più bassa, io farei così. Le userei come linea più bassa anche qua. Quindi qui ci mettiamo ora il connect, però di qua a livello 1. Red support, così, ma giù. Quindi qui ti abbassi. Vieni giù. No, è più carino che la curva la fa parallela e si abbassa dopo. Mi vai lì. Ah, adesso uniscono, giustamente. Questi collegamenti li famo per ultimi. Se no mi si attacca non mi porta più manco le basic building material. Qui ci mettiamo un rail support. Blocchi l'altezza. Vieni qua. Un quadratino prima. Giù di 2. Ok. E arrivi qua. Stessa cosa la posso fare per l'elio. Non l'avevo fatta prima, ma la posso fare mo'. Ole, e anche l'elio l'abbiamo sistemato. Cioè l'abbiamo portato in prossimità. Ora ci è rimasto da portargli le titanium rod che facciamo lì sopra e mettere un cargo receiver per i stabilizer. Qui mettiamo il cargo receiver. E senza fa né su né giù lo mandiamo alla seconda linea. Ok, questa la possiamo fare a tornare dall'altra parte perché sappiamo già che sono le Wolfram Plate che vengono da di qua. E anche l'ultima sappiamo che sono le Titanium Rod che viaggiano di quest'altro verso.
A posto. È già tutto messo, tutto collegato. Quindi posso mettere i pavimenti. E sono mezzo ai coglioni io. Ok, pavimenti messi. Andiamo a prendere le titanium rod e abbiamo terminato. Ed ecco l'ultimo collegamento per le titanium rod. Ok. Ruptura activity detected. I recommend finding a safe No, place. avevo quasi fatto. Ok, ora facciamo passare l'eruzione e poi avviamo il complesso. Comunque anche il bus di uscita l'ho collegato a uno storage depot. Allora, intanto mettiamo le ricette, anche perché mi si deve freddare tutta sta roba per farla partire. Perché siamo in overrate con il base core, quello lì. O lo upgrade o faccio una cosa che ho in mente. Ora, la ricetta mi permette... No. La caccia miseria. Vabbè, mi freddo piano piano tutta a mano, ci vediamo quando ho finito, eh. Ok. Messe le ricette a tutte le fornaci che le ho raffreddate e qua alle mega press, alle fornaci non alle mega press, e qua alle mega press mettiamo gli impeller. Questo non mi pare non l'avessi settato. Richiesta stabilizer imp. Ci andiamo a prendere. No, ho perso. Non ho messo il cargo. Mannaggia i stabilizer. Ho perso. Mannaggia. Vabbè, faccio un taglietto e arrivo. Guardate tutta la vallata occupata da sopra, che bestia che è. Di stabilimento che abbiamo fatto. Cioè, qui abbiamo colonizzato tutto a partire dal vetro, l'hit resistant shit, i synthetic silicon, i chemicals. Tutto, tutta sta vallata lì, il complesso del titanio, il complesso del wolfram. E ora i nozzle. Gli impeller, scusate. Ancora non si è freddato. No, ancora non si è freddato. E che cazzo? Capisco che è l'eruzione di una stella, però porca puttana. La pigli comoda, eh? The Ruptura is in its stable Eccolo qua. stage. The climate of Stabilizer Arcadia dagli is impeller, returning to per gli normal. impeller. Ok. Niente, ci abbiamo rimasto soltanto da mettere la corrente. Allora, ho lasciato questo spazietto qua. Vediamo quanti no, qua no. Qua. Quanta roba mi serve? Tutto complesso consuma 9,50. Finisce in voi 6 in tutto. No, e allora
mi impiccia e quindi devo fare così. No, 6 non gli basta. Boh, proviamo a fare il collegamento, i collegamenti, vediamo se ci riescono a bastare. Allora, qua va l'elio. Già con questo, sì, ci basta. Qua vanno le Wolfram Plate. E anche qua le Wolfram Plate. Vai. È partito tutto. Dovrebbero essere partiti anche lassù. Sì, vedete il titanio che arriva giù. E ora con calma. Ci vuole un attimo di pazienza per far sì che arrivi tutto. Magari quello che potevo fare, visto che viene veramente da lontano, così. Mo Arcadia 7 has finished ho bloccato il regenerating. mondo, sta a vedere. Ho bloccato il mondo, sicuro. Perché questa mollata? Ah beh, pensavo, Ok, sono riuscito a sbloccarlo. Vediamo se già... No, non rompere adesso con da beve. Ah, la calcium powder è arrivata. L'elio è arrivato, quindi mo dovrebbe iniziare a arrivare anche il vetro. Ok. Le titanium sheet stanno andando insieme alle wolfram plate e il vetro. Quindi di qui davanti ora dovremo vedere uscire le hit resistant sheet. Eccole. Che stanno andando qua. E mi manca... Pargono ferme le titanium rod. Why? Che non ti è piaciuto? No, 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 stanno arrivando, eccole, eccole. Ok, arrivano anche le titanium rod, perfetto. I stabilizer stanno arrivando, perfetto. Ecco gli impeller. Ecco i primi impeller. Tutta sta produzione per fare 90 di questi al minuto. Oh. Molto bene. Ma visto che non ho troppissima voglia di upgradare il base core, mi piazza una spratata di questi qua. I base core amplifier, che ci aumentano di un ventino l'uno la resistenza al calore di quello là. Un po' hanno posizionati qua, ma non bastano. Ho finito l'intermediate building material. Quindi dammene 100. Ma davvero era così preciso? Ma porcaccia miseriaccia. Ma guarda che anche per fare le zozzate bisogna fare le zozzate sulle zozzate.
Tanto poi l'avevo messi qua. Ho riempito ovunque potessi. E qualcun altro me ne metto qua. Oh, già ci siamo rientrati, ma visto che spazio ce l'ho e cose per un'altra ce l'ho, va a fare ride, te metto almeno stai un pizzichino più dentro. Oh, so che è un po' una zozzata, dovrei upgradare quello lì, però non mi sa, non mi sa proprio voglia adesso. Ne mettiamo un cazzo con altre bestiacce. Ed è un nuovo complessino che ci produce gli impeller e ci dà l'ultimo ingrediente per andare a fare finalmente le turbine. Direi di salutarci qui per questo video ragazzi, grazie di essere arrivati fin qua, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like per supportare serie e il canale, attivate la campanellina per non perdervi le prossime uscite su Staraptor e sugli altri giochi presenti all'interno del canale. In descrizione al video trovate i link dei miei social Facebook ed Instagram. Grazie ancora ragazzi, buona giornata, alla prossima! Ciao!